Buonasera. Buonasera. Buonasera, siamo qui con Cristina e la solita Elena. Mhm. Bene, connettiti a Cristina maggiormente. Cristina, se vuoi togliti le cuffie perché sto per contare, se no ti connetti anche tu. 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi come la vedi. Allora, è lei? Mm. Allora, mi ha dato la mano e mi sta accompagnando davanti diciamo a lei stessa, no? Allora, come se mi dice, qui ci sono tutte le interferenze vecchie che non ci sono più. Mm. Mi dice, poi qua ci sono quelle che ogni tanto sento e dice, qui so che ci sono quelle che ho adesso. Quindi le vecchie, le saltuarie presenti e le costanti. Mhm. Ti dà l'autorizzazione? Sì, sì, sì. Va bene, Cristina vede, sente, si occupa di radionica e radioestesia. Quindi questa è una sessione un po' più evoluta, un po' diversa, Mhm. la 2.0. Ma giustamente vuole parere esterno. Vediamo subito la sua vibrazione. Vedo che lei cerca di tirarla giù per non connettersi, però oscilla tra 189 e 347 miliardi. Ok, Questo percentuale di consapevolezza. Come è arrivata? 238. Percentuale di PS rispetto alla PE. In questo momento 65. Numero di vite. 1218. Percentuale di cervello utilizzata in questo momento. 11,8. Ok. È interferita? Allora, due piccole interferenze. Allora, una è mentale di livello 2 Mhm. e l'altro è sì, è un rettile, una specie di lucertola in piedi, che però sta in piedi, boh, Mhm. piccola. Allora, Basta. sì, adesso in questo momento basta, niente, Niente. niente. Lei ha sgranato gli occhi con il rettile, ma il rettile lucertola e niente. È Mm. uno sternuto, eh? Vabbè, il rettile come si chiama? La lucertola come si chiama? È diverso. Crival con la K. Compito. E capo. Allora, lei è sempre presente perché deve mantenere il canale aperto con eventuali interferenze per interferire Cristina. Cioè, diciamo in Mm. questo momento non fa niente, non so come dire, mi dice io devo stare qua per creare il canale per le altre interferenze quando vogliono interferire Cristina. Se non ci fosse lei, non riuscirebbero più a tornare ad interferire Cristina, dice. Quindi la lucertola è fondamentale perché sennò Cristina è persa. Sì, E esatto. la lucertola può stare lì perché Cristina glielo permette. Sì, certo.
Quindi in qualche modo Cristina non vuole essere perfetta. Mhm. Fino ad oggi. Ok. Aggiungerei. Come vedi la PS di Cristina? Come si chiama la PS di Cristina e come si presenta a te e a noi? Maliba è tipo, sembra tipo un genio della lampada, ma al femminile, Mm. con le ciglia lunghe, una specie, allora, può somigliare al Barbapapà, a un Barbapapà ma senza peli, con i capelli arrotolati, le ciglia lunghe. Ma un bel genio femmina? Sì, È un piccolo mostro? no, no, è bella, bella, È appunto, no, bella? no, sì, sì, un bel genio Ok. femmine, esatto. Ma Alibaba, mi ricorda un po' Alibaba. Sì, La Pie, come si presenta, come si chiama? la pie è una poltrona circolare dove Maliba sta seduta e vola. Diciamo, sostituisce il tappeto volante, ecco, una poltrona volante. Ma circolare in Nel senso senso, che tu guardi verso l'esterno del centro o guardi il centro? guardi verso diciamo che è tutta intorno alla PS, Ah, ok? Così. che è un cilindro, lo schienale è un cilindro. Esatto. Mm. Ok. Tipo quelle delle sale d'attesa degli aeroporti, di alcuni posti. Mhm. O quelle costruite intorno a una colonna. In questo caso però la Maliba, la PS, è la colonna. Scusate. Sì. La poltrona, vabbè. Mhm. Due, mentale 2. Nome? Compito. Il nome è T-Limit. T-Limit. Ehm, T penso che stia per time, e limite temporale, mi viene da tradurre. Eh, diciamo che è quella che la frena un po' a livello mentale rispetto a essere completamente libera, come diceva prima, nel senso ehm, se è, diciamo, è un po' parallela alla lucertola, no? Però a livello mentale, nel senso che è lì per frenarla un po' quando sta prendendo una via per la quale, cioè, nel caso in cui prendesse quella via, Cristina non sarebbe più recuperabile, ecco, interferibile. Mhm. Quindi una falsa modestia, no, Eh, una no, tendenza alla modestia, alla piccola sì, svalutazione, ecco, direi al così, sì, piccolo fly down, sì, esatto. alla piccola bassa autostima, Mhm, piccolo, eh? sì, Direi che forse fly down è quello che definisce di più, ecco, no? sì, 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 sì. Mhm. Sì, io credo che, come dire, la sindrome del fly down sia genitoriale. Mm, Nasca solo quando ci viene impartita, specialmente dal padre, di vola basso, porta a mm, casa un pezzo di pane, non mirare mai mm, a portare a casa il filetto, Mi no? accontento di... Accontentati, siamo mm. qua, siamo uomini, siamo cattivi e brutti, la modestia è tutto C'è chi ed è sta anche religiosa. peggio, no? Messaggio, adesso arriviamo anche alla religione, anche lì ci sono le mie Mhm. barzellette pronte. Povera Cristina è stata religiosa in passato e adesso eh, incendia, incendia le chiese. E adesso assolutamente no, però vedi, il messaggio dell'umiltà e del fly down è tipico del messaggio cattolico. Mm, È proprio cattolico, 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 cattolico. Gli ultimi saranno i primi, porgi l'altra mm. guancia, il pane qui e il pane là, così il volgo lo gestisci, Sì. altrimenti no. Mm, Poi ci sono anche altri modi per manipolarli, per esempio
l'ideologia capitalista questo non lo accetta, ma la controlla in altro modo. Bene, Mhm. non ti ho chiesto dei tuoi genitori, Cristina, viventi? Non mi Sem- ricordo. Allora, la mamma Cioè la sì, mamma sì, il papà mi sembra no. papà no. Posso chiamarlo il papà? Non vuoi? Posso chiamarlo? Ah, come disincarnato? Sì? No? Sì, ok. Chiamiamolo. Contemporaneamente apriamo uno schermo a telo bianco su cui si proiettano delle immagini fondamentali in sequenza della vita di Cristina con suo padre. Mhm. Sì, mi fa vedere immagini, proietta immagini dove suo padre fa giocare Cristina, mi fa vedere quando era piccola, sulle spalle, il solletico che ridono, non so, mi fa vedere queste immagini così. Mhm. Lui arriva allegro che balla, tipo il tip tap, non so. Ok, queste sono immagini reali che sono avvenute realmente o immagini che lui avrebbe voluto far avvenire o di un'altra vita. Allora, lui era così, di suo, forse non è mai riuscito a farlo con Cristina, mi viene, vedo questa cosa qua per il tempo e la stanchezza, perché diciamo, è come se mi facesse vedere. Allora, lui arriva e balla il tip tap, quindi quello che lui, il suo essere dentro, allegro, così. Poi c'è il proiettore con le immagini di loro che giocano al solletico, ce l'ha sulle spalle così, e in mezzo c'è lui, gobbo affaticato, quindi mm, diciamo che non ha mai avuto spazio di farlo con Cristina, ecco, è quello che avrebbe voluto fare per come era il suo essere. Diciamo che si è sentito un po' consumato dalla vita. Mm. Il fly down l'ha passato lui a Cristina? Tutti e due, tutti e due. Sì, I genitori. sì, tutti e due i genitori. Mm, mm, mm. Sì, cioè, fuori devi apparire molto umile, molto ben tenuto, così, molto... Mhm. Lui, descrivimelo, come lo vedi? Lui lo vedo con un vestito, con la giacca, i pantaloni, un cilindro in testa, il bastone e entra ballando il tip tap, tutto sorridente. È interferito? Sì, ha un aggancio alla vita in cui era qua, che appunto è proprio quella di stare giù e della stanchezza, e con un aggancio a quello che avrebbe voluto in un'altra vita dove lavorava per un gangster americano. Mi fa vedere le due cose, dove lì ha dovuto sottostare a delle regole un po' così. È come se volesse far vedere che continua a ripetere vite dove deve sottostare a delle regole di un tipo di società che lo schiacciano, che non gli permettono, lo inibiscono, non gli permettono di esprimere la sua personalità. Ecco. Mm. Va bene, diamogli una Vic. Mhm. Mhm. Cosa succede?
sta girando intorno a Cristina. C'è un gioco di energie, di vibrazioni. Mm. Mm. Che cosa succede? Come se gli avesse dato un abbraccio, ma non Mm. così, ma sotto forma di fluido, flusso energetico, ecco. Mm. Adesso torna tutto il corpo. Vuole lasciare un messaggio? Mm. Dice, manda queste vibrazioni a tua mamma da parte mia. Può farlo lui? Dice che se arrivano attraverso Cristina, lei ci crede di più. Bah, lei ride e quindi è a prova, va bene. Mm. È un'occasione d'oro però per lasciare anche un messaggio all'ex moglie. Ah, A sono te do. separati. Ok, ma beh, ancora più ex moglie. Mm. Mm. Hanno vissuto un pezzo di vita insieme, quindi alla Mm. fine non sono... Che si siano separati anche male. Tizzo? No? Sì, male. Sì, però lui è come se fosse stato legato all'inizio della loro storia, perché si è avvicinato alla mamma di Cristina in maniera molto delicata. Oppure pensava che lei era troppo delicata, perché dice a te la carezza la devo dare in maniera delicata perché con le vibrazioni direttamente ti faccio male. Va bene, apriamo il portale aureo. Se Cristina vuoi, mettiamoci anche tutti i tuoi parenti. Va bene, chiamali tutti e chiediamo al padre di Cristina se vuole andare lì. Allora, i parenti sono 138. E il padre come Mhm. va? Sì, sì, vuole andare là, va. No, ma come? Vola, vola dentro. Va bene. Mm. E lo chiudiamo. Mhm. Vediamo, questa volta facciamolo diversamente. Ora salutiamo. Mhm. Gli impianti li vediamo con l'elenco dei problemi di salute, se ci sono. Mhm. Causa esoterica del lupus. Lei ha fatto fatica a individuarlo, ci ha messo 2 anni, ed è riuscita adesso più o meno a tenerlo a bada. Allora, da quanto vedo io mm, quello che vedo adesso è che non vedo più il collegamento. Mm, quindi cioè, potrei dire che in eterico non vedo più la manifestazione del lupus, ok, proprio in toto. All'inizio era proprio la manifestazione, è come se in eterico, durante le abduction, ok, eh, è come se prelevassero dei pezzi di cute, ok, ma senza prelevarli. È come se c'è- vedo queste specie di ventose che però sono a laser, ok, che venivano messe in alcune parti del corpo di Cristina, replicavano quella parte lì del corpo con le vibrazioni e poi si staccavano. E a Cristina rimanevano, I falsi si prendevano l'originale, sì, tipo la bolla è un disco, no? sì,
dicevano il disco di diametro 2 centimetri, lo ricreavano Mhm. e tac, lo sostituivano Sì, mettendo il falso e sì. prendendosi il vero, di pelle, tutto Mhm. in eterico. Esatto, tutto in Spiegata eterico. così, stiamo Sì, capendo bene. sì, sì. E cosa se ne fa? Dove sono tutti questi prelievi? In abduction, ovviamente. Sì, in abduction, sì, sì, in abduction. Ehm, c'è un posto che sembra tipo, potrebbe assomigliare a un alveare, Mhm. ok? È proprio sono tipo delle forme proprio come quelle dell'alveare, quindi esagoni. Eh, dividono, è come se dividessero il tipo di pezzi di pelle, ok? Di tessuto, per età, luogo e sesso delle persone che prendono. E non solo, allora le assemblano e in qualche modo è come se poi le assemblano e fanno e cercano di fare la copertura di potrebbe assomigliare a un androide, non so. Non sono cloni, sono tipo dei robot androidi e stanno facendo questo esperimento di copertura dell'androide con tessuto umano. Assemblano i pezzi. Boh, una roba così. Ma con la tecnologia che hanno questi qua, Mhm. cosa se ne fanno ancora dei prelievi eterici di pelle? Sapranno vita, morte e miracoli di com'è la pelle umana. Sì, però vibra, quello che io vedo sempre è che i tessuti umani vibrano con l'energia della PS e loro stanno facendo un sacco di esperimenti per cercare di riprodurre la vibrazione della PS e non nell'umano, da un'altra parte, ma non riescono. Io vedo sempre questo è lo scopo. Mm. Va bene. Quante erano le abduction e quante sono? Adesso non riescono a fargliene più. Erano tra le 10 e le 15 al mese. Ok. Quindi il lupus c'è o non c'è Io adesso? non lo vedo più. E quindi perché lei lo avverte con eventualmente delle pustole ancora? Non ci sono più. Ah, non ci No, sono più. Quindi non infatti, c'è più. no, 3 io mesi? non lo Settimane? vedo. 3 anni? Mm, 3 anni mm, mm, che non hai più niente, allora non ce l'hai più. mm. No, no, Ok. no, ma volevo E avere la certezza. questo però si sente in registrazione, Vabbè, eh? volevo Ok, avere la certezza, ok, ok, ok? Da 3 anni è sotto controllo. ok. Non ce l'hai più. In eterico non ce l'hai più. Mhm. Elena, c'erano degli impianti per il lupus? Allora, fissi no, per il lupus no. Vediamoli tutti. Mm. Vediamo quelli che ci sono adesso. Adesso c'è un piccolo tubicino che parte dalla pineale ed esce in eterico, ok, arriva fino, diciamo, al cranio più o meno, a cui si collega l'entità mentale di livello 2 quando è necessario. Ehm, manda proprio l'impulso dei pensieri di autosvalutazione e cose varie. Quel poco che riesce a, quel poco che fa per mantenere il collegamento, è proprio come se fosse una base di stand-by per far sì che Cristina non si liberi completamente dalle interferenze, perché poi se no non è più interferibile. Mhm. E adesso altri impianti non ce ne sono. Ok. Causa esoterica dei problemi ai reni ed in particolare quello sinistro.
Allora, c'era sul rene sinistro una specie di... sembra un faro LED, ok? Con luce blu, azzurra, eh, che quando veniva acceso lei sentiva un dolore forte e questo faceva sì che lei ehm, si togliesse da quello che stava facendo. Provo a spiegartelo meglio, nel senso, se lei stava facendo un'azione che andava contro il programma delle interferenze, ok? Loro mandavano un impulso attraverso questo faro LED. Mhm. mm? Lei sentiva un dolore e questo dolore faceva sì che le smettesse di fare quello che stava facendo, come se la distraeva e poi non riusciva più a riprendere il filo, ecco, a livello vibrazionale energetico. La PS cosa ha fatto? La PS di Cristina ha fatto sì, l'ha inglobato, ok, e quando le è stato fatto l'intervento le è stato tolto questo, questa cosa qua, questo impianto inglobato dalla PS. Quello che vedo in eterico è questo. Perfetto. Poi? Vecchi, dici? Mhm. Eh, c'era un impianto alla tiroide. mm, che era più, diciamo, un impianto che serviva all'entità per controllare i movimenti, tra virgolette. No, quindi come se fosse una telecamera. Mm, Una cosa così. Non c'è più. Mhm. E poi tantissimi anni fa, però, aveva due placche sul dorso dei piedi che era come se servissero per farla spostare in una certa direzione piuttosto che in un'altra. Lo vedo legato molto alle interferenze religiose che aveva. Mm. Vai dove diciamo noi, Sì, quindi vai piedi di verso... solito. Sì. Mm. Mhm. Ok, fibroma. No, adesso non c'è nessun impianto, sto guardando cosa... Quella era la causa esoterica. Mi viene legato boh, allora mi dice come se fosse eh, mm, fare dei figli che non ha fatto, una cosa così. Cioè, come se ci fosse un loop di voler fare altri figli. Questo prima, ovviamente, però poi è rimasto come se fosse rimasta nella memoria delle cellule questo. Questa informazione. Sì. E annuisce a lunghi accenni del Mm, capo. mm. Vene varicose. Allora, le varicose sono una conseguenza fisica di quegli impianti che ha avuto per tantissimi anni ai piedi. È come se fosse stato un residuo di... Che succhiava. Mm, mhm. Sudorazione, questa c'è ancora invece. Sudorazione eccessiva, anche le vene varicose. Sudorazione eccessiva, soprattutto la testa, i capelli. Allora, è legato all'entità mentale di livello 2. Ehm,
Ah, ecco, ok. Stavo cercando di capire il meccanismo. Allora, succede questo. Quando l'entità mentale di livello 2 le manda l'informazione di autosvalutazione, ok? Si creano delle vibrazioni, un campo vibrazionale, ok? È come se poi, per questo rimane sempre debole quell'interferenza, perché la PS reagisce ed è come se poi allora, inizia il campo vibrazionale dal tubicino, no? Ok, quindi dal centro, dalla pineale e si espande. Quando arriva all'esterno della testa, la PS è come se neutralizza le vibrazioni e la reazione fisica è il sudore. È come se ci fosse una trasformazione chimica delle vibrazioni, ecco, che diventa l'acqua del sudore. Tutto intorno, come se avesse un casco di vibrazioni che viene sciolto dalla PS e quindi poi cola acqua. Mm. Come gestirlo, quindi? Vediamolo alla PS, la diretta interessata. Mm. Allora, la PS dice, con la consapevolezza dei pensieri autosvalutanti, visualizzi il tubicino e neutralizzi il tubicino in maniera tale che le vibrazioni non riescano ad arrivare alla superficie e quindi in maniera tale che tu non devi neutralizzarle qua e non sudare. Quindi accorgendoti prima di quello che succede, neutralizzi il tubicino finché c'è. Poi adesso poi andremo a toglierlo, quindi ancora prima. Va bene. Mm. Capitolo religione, capitolo viaggio in Romania. Quest'estate va in Romania, lei è una delle poche non religiose in quella zona, attira l'attenzione con la persona con cui va. Da quando è tornata da queste ferie, calo pauroso, un forte calo, non pauroso, forte calo di energia. Allora, l'immagine che ho è che è come se l'avessero in eterico, è come se l'avessero tenuta d'occhio fin da quando è arrivata in Romania e a quando è partita, a quando è tornata in Italia, ok? Come se ci fosse, mi viene da dire, un uomo del tempo che da lontano l'ha seguita per tutto il tempo, ok? E a un certo punto arrivata, vedo che è arrivata, diciamo, nel posto dove conosce le persone, ok? E Mhm. inizia ad interagire con queste persone. L'energia pesante religiosa che loro hanno, ok? E viene spinta anche con mh, l'interferenza dell'uomo del tempo, che è spinta pesantemente verso Cristina, quindi lei ha dovuto a livello energetico spingerli al contrario, Contrastarli. da sola, sì. E quindi quell'energia pesante lì moltiplicata per più persone addosso a lei e quindi è come se lei ha dovuto fare un enorme sforzo a livello vibrazionale per contrastarli. Vabbè, ma questo può capitare a tutti. Sì, Può sì, anche sì. capitare a me non capita. Mhm. Ok. Perché tu non permetti neanche che le vibrazioni arrivino. E perché lei non lo fa? Oggi lo deve imparare. Oggi lo deve imparare, sì. Con un gran chi se ne frega? Sì. Cioè, a me per esempio non verrebbe neanche in mente abbiamo attirato l'attenzione. Io me ne fotto e basta. Mm, Mentre per lei è importante considerare che abbiamo tirato l'attenzione. mm, È importante considerare che potrebbe derivarne un problema, infatti arriva un problema. mm, mhm, Quindi la consapevolezza che siamo noi creatori è presente in lei, ma non al 100%. mhm. A quanto? Sì, quella parte lì. Cristina è Dio. Quanto è vera questa affermazione per Cristina adesso? Ha la percentuale del 100, cioè su una base 100%. 76. Ok. Luce è Dio, quanto è valida per me questa 100. affermazione? Ok, sappiamo che Oscilla ogni tanto al 98. No? mi devo tirare le botte Mm, su. mhm, Quindi abbiamo un 24% che è il nostro goal in questa sessione. mm, Fatto questo abbiamo finito. mhm.
Cristiana è stranamente molto contenta, è sempre più contenta. Mm. Non so più come esprimere la sua contentezza. Ha proprio la faccia di quella che dice: mi sa che ho proprio fatto bene, non avevo dubbi, ma ho fatto bene a rivolgermi Mm. a loro. Quelli a cui si è rivolta prima di noi, 3 hai detto? 3 volte? 2 volte? 2 volte. Erano interferiti? Allora, una è Prima eh, o seconda? la prima, inconsapevole. Ah, come posso dirti, non è al massimo della sua capacità di tenere fuori le interferenze, direi, e quindi è come se ehm, tralasciasse di proteggersi, quindi di isolarsi, ok? E quindi man mano è stata, diciamo, agganciata da interferenze che vogliono prendere energia dai clienti. Ok, quindi adesso è un canale diretto con queste interferenze. La seconda invece direi ha accettato consapevolmente di essere da tramite per un'interferenza. Vabbè, fatti loro. Lei è stata interferita anche solo momentaneamente da queste 2 sessioni? Immagino che la lucertolina e l'entità 2 siano sue, non siano derivanti da Esatto, chi no, no, lo sono? infatti, no, 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 ma infatti quello che vedo è che non potevano interferirla perché è troppo forte, ma hanno deviato, cioè non sono stati sinceri, non hanno fatto il lavoro che dovevano fare. Mm, Se lo sono L'hanno un po' inventato. rallentata, Sì, lei stava andando da un punto A a un punto B, l'hanno fatte fare la strada blu, deviata. Ah, esatto, esatto. invece di andare con Stata da una un'altra retta le parte. hanno fatto fare una curva. Mm. Vabbè, poco male, ma questo perché? Perché lei ha avuto fortuna o perché lei si rifà alla radionica e alla radioestesia? Quindi, argomento clou, quello per Mhm, cui lei ci ha contattato, il suo lavoro, che è anche la sua attività, diciamo, cui si mhm. dedica a pulirsi, no? È pulito o no? Allora, il suo è pulito, lei lo fa già prima quando lo spiegava, lo vedevo proprio, lo fa eh, mm, con le sue capacità e assolutamente tutti potrebbero farlo tutti con le proprie capacità, ok? Mhm. Ehm, Dovrebbe rendere ancora più neutri quei cerchi, adesso non mi ricordo i nomi, no? Dice che usa non so se Le sono. onde di forma. Onde di forma? Sì, onde di forma. Sì, anche i cerchi ha detto 2 o 3 nomi, 3 tipi Adesso me lo dimmelo, sì, sono dimmelo. particolari. Sono dei circuiti radionici. Circuiti radionici. Ok. Ok, quello lì vedo che questi circuiti, ok, vanno benissimo. Non lo so che cosa sia, ma c'è tipo ancora un particolare che o un nome o un tipo di vibrazione Simbolo. o un simbolo che si aggancia a un'energia esterna. Questa è l'unica cosa che potrebbe Ok. prendere energia dai clienti. Se lei lo L'hai neutralizza, capito, Cristina? Ci stai pensando? Ok, chiamiamo l'energia esterna da dove arriva. vedo secondo universo. Mhm. Che robe I cosmiche blu, sono. i blu, mi dice che sono i blu. C'è il capo dei blu lì fuori. I blu. Mhm.
sì, arriva questo Nel tipo. trattamento, noi non sappiamo un granché, io non so un granché di Mm, radionica radiestesia. Nel trattamento, questa fase interferita, diciamo così, mhm. è all'inizio, alla fine, a metà, è quando lei fa una certa cosa, è quando il cliente ha un certo problema, in modo da Allora, aiutarla a individuarla, no? sì, all'inizio del circuito, dico quello che vedo, non so neanche come funziona, ma dico quello che vedo in eterico. Allora, all'inizio del circuito si collegano a una parte energetica del cliente. Quando lei finisce il circuito, loro prendono una parte di energia del cliente. Mm. Ma Solo in non a quel caso lei, lì. No, non a lei, no. così lei non se ne accorge. Mm, Cioè, lei continua a farlo. Ma quale parte di energia? Che percentuale? mm, mm. Nobolo. Sì, Questa 5, volta 8. stavo vedendo il 5%. Eh, Quindi niente di che per il passato, però lo no, vogliamo togliere. Mm. lei deve solo modificare, deve solo neutralizzarli di più, mi viene da dire, non collegarlo Ok. a un nome o... Ecco. Se Mm, inventiamoci una cosa, se banalmente alla fine del suo trattamento mm. lei invitasse il cliente a dichiarare la seguente frase: io nego il consenso a che qualunque componente e percentuale della mia energia venga ceduta ad altri, questa cosa scomparirebbe? Ah, se lo dice all'inizio, sì. Ok. Io nego Non, il non- consenso. non possono proprio, dal secondo universo, non possono proprio superare, sai, quella protezione di vetro, dico io, che vedo, no? Mhm. Se si nega il consenso non possono fare più niente. Se Fatto. lei lo fa... mhm, Ti studi tu la tua frase, mm, Cristina. È finito. Poi se vorrai da sola scoprire qual è il mm, punto quel nome preciso di... in oh, cui è, ma non te ne frega niente, alla fine hai trovato il mm. modo. Forse ce lo Guarda, dice adesso? quello che percepisce lei è la stessa identica cosa che percepivo pure io, come quella Ah, protezione di vetro e non vedevo il filo, eh. Mm, mm. Quello là, ok, non lo vedevo. ok. Siamo qui per te. Sì, no, te lo Questo. nascondevano, sì. Mm. Molto bene. Bah, della religione resta qualcosa? No, 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 assolutamente, proprio zero. Facciamo una cosa diversa una volta. Facciamo incontrare le due Cristina, quella religiosa, che non c'è più, e quella di oggi. Cos'ha? Come quando si immagina ehm, di ritornare a parlare a noi da bambini, no? Ah, adesso ti aspetta. Il grande dice al se stesso Mhm, piccolo, ah, dovrai essere forte perché ti vorranno dire che... ta 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 ta. Noi facciamo vedere una Cristina più giovane, che non mhm. è una storia tanto recente, 5-10 anni fa, non ho idea, e la Cristina di oggi. Cosa dice una all'altra? La vecchia alla giovane, la giovane alla vecchia? Mm. Vecchia temporalmente parlando. Perché magari la vecchia ha da dire qualcosa cioè l'attuale ha da dire qualcosa alla vecchia, chiaramente, ma anche la vecchia ha da dire qualcosa all'attuale, tipo prega, pentiti, Dio c'è. No, 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 dice, allora, diciamo che la Cristina di qualche anno fa arriva, sai, è presente quelle vedove, poi viene siciliane così, che sono sempre sedute fuori dall'uscio di casa con Mm, il il lutto. copricapo nero, ecco, e tipo il foulard, lo scialle nero, ecco. Arriva così, è tutta spaventata e gli dice: No, se tu continui così, siamo in pericolo, ecco. Siamo in pericolo di punizione, dell'inferno, no? Proprio quella cosa lì. Ho visto di recente Camilla che porta il lutto con Carlo. Mm. Sembrava un uomo vecchio vestito da donna di nero. Oh, Un, Madonna. un mostro. Mamma, sì, ma l'hai visto anche tu.
Che Carlo Cioè, si spazientisce perché non gli funziona la penna. mm, Le sue dita delle mani salsicciotti. Chissà mamma perché ha mia. quelle mani salsicciotti lì. Secondo me perché è in astinenza Se mangia le cose. di adrenocromo. Va bene, quindi la vecchia Cristina dice pentiti. Diamo una Vic alla vecchia Cristina. Allora, ha lasciato i costumi di scena, diciamo come se fosse travestita e sono caduti, e si è riamalgamata alla Cristina di ora. Mm. Questo gioco ha alleggerito comunque lo stato delle cose di adesso, se vogliamo anche il mentale. Cioè, Cristina si potrebbe anche ricordare di essere stata religiosa dopo questa operazione, così come si è ricordata di essere stata religiosa a inizio sessione. Secondo me ha solo l'informazione rimane. Viene tolto il carico energetico. No, come se dessimo la Vic a un disincarnato, ecco. Mm, Più o meno la stessa cosa, no? Che vede l'informazione, solo l'informazione e basta in maniera neutra. mm. Però, differentemente dal disincarnato, lei adesso le cose le Mm, sa già, no? Prima esatto, inizio sessione. Adesso le sa già lo stesso. esatto. Quindi cosa cambia? Una traccia meno marcata S- nel suo s- mentale? Per Addirittura non dire, solo nel mentale, anche nel mentale e anche collegato alle emozioni, quindi non ha più il ricordo del timore di dover essere così, no? mm, se Ne ha dovessi solo incontrare degli l'informazione. sconosciuti, Cristina, prima, Mhm, senza questa sessione, avendo 5 minuti per presentarsi, mhm, avrebbe citato, nel mio passato sono stata religiosa. mhm. Oggi, in questo momento, se dovesse presentarsi degli sconosciuti con a disposizione 5 minuti, si soffermerebbe sul fatto di essere stata religiosa. No, Questo intendo, mm, il mentale si è alleggerito fino a quel punto. Devo dire le cose non più gli interessa più. importanti. Infatti, Se non te ne qui frega non più sono niente, quello. non ti Esatto, descrive neanche, non ci tieni, magari ti fa fare pure brutta figura, non lo no, dici infatti, nemmeno. esatto. Mhm. Bene. Questo indipendentemente poi da quello che facciamo tra 2 secondi con cluster e quant'altro. Benissimo. Molto molto bene. Molto molto bene. Perché la parte sinistra? Tutte le componenti fisiche pigiavano l'acceleratore più sulla parte sinistra e non la destra. Questo a volte succede, ma non... o la destra o la sinistra, 50-50, Mm. non c'è tale emisfero, il cervello. Cioè, È come se la sua parte sinistra ehm, fosse quella più pesante, cioè è come se io in eterico, ecco così, ecco, ehm, è come se la sua parte sinistra fosse quella che ha vissuto più a vibrazioni basse, invece la destra più a vibrazioni alte. E quindi era più facile interferire con lei a sinistra, molto più semplice per le interferenze, impianti, cose varie. Mm. andiamo al cluster. Mhm. Come lo vedi? Allora, tipo i vecchi contratti, diciamo, quelli che in teoria riguardano le interferenze che non ha più, è come Mhm. se fossero come se fossero in un archivio, no? Quindi messi da parte, non buttati via, ma messi da parte. Archiviati. Mm. E qui invece ci sono quelli di adesso, sono tipo uno scaffale un po' largo e alto. E sono bianchi, sono dei libri bianchi.
Ma dentro ci sono parole e contratti. Sono pochi, allora, sono più, diciamo, la vita, le vite, le sue vite e ci sono dei punti, allora, ci sono dei ganci, mi viene da dire ganci perché sono dei contratti di aggancio. Non so se ho reso l'idea. Mhm. Sono dei contratti dove c'è scritto il tipo di aggancio che le interferenze potrebbero usare per interferire nuovamente Cristina. E ce ne sono 18. Li teniamo? Lo chiediamo alla Cristina eterica. No, adesso si è messa in azione, sta togliendo tutto. Aperto portale definitivo. Come la vedi, veloce? Con Sì, quella sì, vibrazione, quanto vibra adesso? Mentre fa queste questo cose? 938 miliardi. Ciao. Mm. L'ha fatto? Mhm. Ho già fatto anche la Deterno. Ok, dai un voto alla Determinum da 1 a 10. 9,5. Un signore ad Eternum Mhm. 5 stelle. Mhm. Avatar, vediamo come lo vedi. È un soldato romano a cavallo. Ok, fa tanto ridere Cristina questa cosa. Ok, bene. Buttiamolo. Forse lei si ritrova, si riconnette. Mhm. Tutto. Nuova ad Eternum si supera o resta su un 9,5? Beh, c'è bello potente, no? Vedo. Diciamo che lì lei riesce ad arrivare tranquillamente A cosa? a 9,5 su 10. Cioè, Più velocemente, senza grossi mhm. sforzi. Sì, Ok, la lucertolina ha resistito a questo tsunami. no, T-limit, no, tutti gli impianti. Fly down, autosvalutazione. no. Beh, nuova frequenza. 971. Stabilizzata. Mm, È tanto alta, quindi mm, non arriverei a 281 miliardi, 1000 miliardi. mm. Consapevolezza era molto alta. 2,38. Più o meno è simile, era già, cioè lei sapeva già tutto. 2,63. PS. In questo momento è 86. Ok, quando tra un'ora si sarà un attimo calmata, 68. è comunque molto PS lei, quindi. Mm. Vite, 1218. 931. Ok. Cervello, In questo momento è alto. 16,5. capacità medianiche che può sviluppare con questa percentuale e anche più alta. Sì, potrebbe sviluppare la telecinesi, la lettura del pensiero. È come se in questo momento non la vedo interessata a farlo, Mhm. però potrebbe. Non è una sua priorità, però Mm, potrebbe. E Sì, nel suo sì, lavoro?
non so, fare... Nel suo lavoro potrebbe aiutarla molto l'intuizione, quindi più o meno se rimane a cioè se lei arriva a questi livelli di adesso, in questo momento, con le vibrazioni così alte, col cervello a 16,5 come adesso, lei riuscirebbe a collegarsi ancora più velocemente con l'altra persona. Vedo proprio che è come se leggesse dentro, quasi come se la PS le scrivesse le cose dell'altra persona. Non so se ho reso l'idea. Mhm. C'è proprio un canale diretto. Mm. Quindi nel suo lavoro potrebbe allenare questa cosa. Potrebbe fare i Mm. trattamenti più velocemente adesso? Mm. Mm. Sì? Sì, diciamo la parte iniziale di descrizione magari della persona potrebbe quasi evitarla. Magari evitarla no, perché poi le persone magari si spaventano, no? Cioè, perché sono... Però lei li vede già, le cose. Però lei li vede già. Messaggio finale. Mi fa vedere un'azione che sta facendo, sincronizzando la vibrazione del posto dove è, nel senso non casa sua, ma dove è vibrazione lei, ok? Mm? Quindi sta sincronizzando tutte le vibrazioni insieme. Mm. Messaggio finale. Mentre lo organizza, noi mandiamo tutte le informazioni di questa sessione a tutti quelli che ha chiesto di chiamare nel cinema. Il suo compagno, marito, Mhm, mamma, mhm, sorella e tutti quelli che non ricordo. mhm, mhm. Fatto. Messaggio anche visivo, Sì. oppure anche no. Se non c'è, non c'è. No, la vedo proprio che fa questa azione. Adesso è ferma nel suo campo vibrazionale sincronizzato e equilibrato. È sospesa nel campo vibrazionale. Come la vedi? Come ti appare? Mi appare che come le vibrazioni del campo, ma più addensate, no? Quindi che formano il suo corpo, ma diciamo le molecole sono uguali al campo esterno, solo più addensate. Quindi parte del campo la vedo. Mhm. Mm. Hai qualcosa da aggiungere, Elena? L'unica cosa che mi viene, che dice, è non farti abbassare le vibrazioni da quello che dicono all'esterno, perché Sì. quello ti può far riagganciare l'entità mentale di livello 2. Quanto è la percentuale della consapevolezza di Cristina che lei è Dio? Era 76. Adesso? Elena? No, sei bloccata. Ma non è vero. Non è vero. No. Pazzesco.
No, io la voglio questa percentuale. Vabbè, arresto la registrazione. Allora, gran finale, stavamo chiedendo la percentuale di consapevolezza di essere Dio di Cristina ed è caduta. Sono tutte cose molto particolari che non succedono mai. Ciao Elena, Ciao. partiamo dalla percentuale. 96%. 96. Bene. Prima di disconnetterti completamente, chi ha fatto cadere la linea? C'è qualcuno che fa lo stesso tuo lavoro simile. Ti vede troppo potente rispetto a lui. Viene uomo. Ma l'illetterata? No, rispetto a Cristina. Ah, c'è un qualche suo concorrente. Vabbè. Ah. Lo mettiamo in un portale lo mette lei in un portale definitivo? E dell'oblio insieme. Ok. Disconnettiti da tutto e tutti e noi torniamo.